Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayubi Crochet ed oggi vediamo insieme come realizzare questa graziosissima gonnellina perfetta per la stagione. Io ho scelto di utilizzare il filato Akira di Casa Tre Sfere nella variante verde lac e me ne sono serviti 160 grammi per realizzare una taglia S. Uncinetto numero 4, ago da lana, marcapunti, forbici ed anche un pezzettino di filo elastico saranno validissimi alleati per il nostro progetto. Detto questo, possiamo iniziare con il tutorial. Vi lascio già da subito la guida completa per realizzare il bordo. Vi spiego adesso brevemente come l'ho strutturato, ma vi invito comunque a guardare la guida per non dar spazio a dubbio alcuno. Io ho realizzato una catenella alta tanto quanto volevo alto il mio bordo e ho iniziato a realizzare delle righe di andata e di ritorno a mezza maglia alta in costa retro. Arrivata a raggiungere la misura della mia circonferenza vita, tolti 3 o 4 centimetri, ho chiuso a maglia bassissima il mio lembo, creando per l'appunto il mio punto vita. Fatto ciò, da dove avevo attaccato l'uncinetto ho strutturato una serie di maglie basse interpretando un pochino i punti perché mi trovavo proprio sul laterale. Molto strette queste maglie basse, anche due in ogni punto, per andare subito, vedete, ad allargare la mia gonnellina per la forma che poi avete visto. Una volta strutturato questa riga di punti, questo giro di punti, mi accerto che sia un multiplo di 2 e da qui inizio a strutturare il mio V ed ecco qua il mio V. Ho realizzato 2 maglie alte, una e due, una catenella e 2 maglie alte, tutto nello stesso punto. E poi ho saltato una maglia. Nella maglia successiva ho realizzato 2 maglie alte, una catenella ed un punto. Quindi questo è tutto quello che dobbiamo fare per il primo giro. 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nello stesso punto. Salto il successivo e ripeto il motivo nel punto immediatamente successivo. Chiudo a maglia bassissima nella prima maglia alta realizzata del giro e mi alzo esattamente come nel punto granny. Per maggiore chiarezza vi faccio vedere da qui come camminare con il giro. Ho chiuso, quindi a maglia bassissima nella terza catenella, in questo caso di inizio giro, e mi porto a maglie bassissime dove ho il primo foro. Quindi entro nel primo punto utile, realizzo una maglia bassissima e poi mi trovo già all'inizio. Ecco qui, sono al centro con una maglia bassissima e da qui comincio il mio giro successivo. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso spazio realizzo una maglia alta, in questo caso una catenella e 2 maglie alte. Mi sposto da qua direttamente nel foro successivo realizzando un altro V. Vedete che io ho tutti i V uno sull'altro, quindi lavoro solamente lo spazio catenella di tutti quanti i motivi e questo è quello che io devo fare per tutti i giri che desidero. Cosa significa? Che il motivo rimane sempre lo stesso, è un punto V, in questo modo quindi doppio, realizzato uno sull'altro. Allunghiamo la nostra lavorazione tanto quanto noi desideriamo lunga la nostra gonnellina. Questo cosa significa? Che noi possiamo scegliere di realizzare una gonna corta, come ho scelto io di fare in questo caso, oppure possiamo protrarre la lavorazione quanto noi desideriamo. Ad esempio, sarebbe molto interessante protrarre questa lavorazione fino a raggiungere una lunghezza midi, anche perché essendo in questo caso la gonna corta, a me piace molto questo effetto che fa di apertura. Più andiamo a scendere e più si ridimensiona un pochino la lavorazione restando comunque ampia. Quindi immaginate quanto potrebbe essere interessante e carina questa gonna con un paio di stivali che vengono leggermente coperti dalla lunghezza della stessa. Secondo me sarebbe molto interessante. Non è escluso che allungherò questa lavorazione, ma per adesso io mi fermo qui e spero di avervi dato uno spunto interessante per capire come appunto andare a lavorare ed applicare anche il nostro bordo elastico.
in realtà noi potremmo aver già concluso qui la nostra gonnellina. Ma questo bordino elastico, per quanto noi possiamo averlo realizzato benissimo, tenderà inevitabilmente ad allentare e quindi è il caso di andare a dare una rinforzata all'elastico con il nostro filo elastico. E come possiamo andarlo ad applicare? Intanto io in questo caso vi consiglio di applicarlo proprio all'estremità ultima, quindi non alla base della cintura, ma nella parte più alta possibile, che è quella che poi in realtà dovrebbe tenere insieme la gonna. Potrete ovviamente, se volete essere più sicure, realizzare 2 giri, quindi uno alla base e uno all'estremità ultima della vostra gonna. E per applicare questo elastico io vi rimando alla guida su come ho applicato l'elastico ai miei capi ad uncinetto, quindi ve la lascio linkata qua in alto e vi invito ad andarla a visionare in modo da, come è stato per il bordo, non dare spazio a dubbio alcuno. Detto ciò, spero che questo progetto vi sia piaciuto e che vi sia utile come spunto per poter andare a montare tutti i progetti che desiderate sul vostro bordo elastico. Lo stesso potremo per esempio pensare di fare per una manica, ma lo vedremo tra un pochino perché con questi 160 grammi mi è avanzato tantissimo filato e ho proprio intenzione di realizzare qualcosina al di sopra per creare un completo che spero vi piacerà. Ragazze, che dire, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi aspetto nei commenti con le vostre impressioni e le vostre domande e vi do appuntamento al prossimo